Vivere a Nizza costa meno di Milano? Oggi confronteremo due tra le più importanti città d'Europa. Milano, che è famosa per l'alta moda, la finanza, la movida, è il simbolo del caro vita in Italia ed effettivamente è diventata la città più cara che c'è nel nostro paese. E Nizza, che è famosa per yacht, hotel di lusso, appartamenti impossibili, ristoranti sul mare ed è la più grande città della Costa Azzurra. Non prenderò statistiche casuali, ma prenderò dati concreti, perché io vivo qui a Nizza, non da turista, ma da residente. Pago l'affitto, vado a fare la spesa, vado a mangiare fuori, prendo i mezzi di trasporto. Posso usare questi dati in maniera reale. Alla fine del video risponderemo alla domanda: ma è Nizza ad essere cara? O è Milano che è diventata costosa quasi quanto la Costa Azzurra? Partiamo dagli affitti. In Francia c'è un sito che si chiama Le Bon Coin, che è il sito che usano tutti quando qualcuno vuole trovare una casa in affitto. A Milano invece ho usato il sito Idealista, che è uno dei siti più famosi in Italia per vendere e affittare le case. I dati ricavati da questi due siti hanno mostrato che un monolocale di circa 35 metri quadri in centro a Milano costa dai 950 ai 1100 euro. A Nizza invece costa dai 900 ai 1050 euro. Mentre se andiamo nel semicentro, quindi un po' più lontano dal centro, a Milano i prezzi variano dagli 800 ai 950 euro, mentre a Nizza dai 750 ai 900. Quindi come possiamo vedere la differenza non è tanta, siamo più o meno lì. Però questi sono prezzi medi. Si possono anche trovare a Milano, come è ben risaputo, degli affitti 900 euro per 20 metri quadri, oppure a Nizza si può trovare anche qualcosa più economico in centro. Quelle sono occasioni, ma la media è quella che ho detto prima. Per i bilocali invece siamo sempre lì, insomma per gli affitti credo che mediamente Nizza e Milano abbiano gli stessi prezzi. Passiamo al punto 2, il supermercato. Per questo confronto ho considerato i prodotti che maggiormente vengono comprati quando si va a fare la spesa. Non ho considerato i supermercati discount, ma ho fatto due supermercati simbolo in Italia e in Francia, che sono la Conad e il Carrefour. Come possiamo vedere, un litro di latte alla Conad costa 89 centesimi, mentre al Carrefour costa 1,05 euro. Per 6 uova bio in Francia io pago 2,19 euro, mentre alla Conad costano 3,15 euro. Per la frutta invece ho considerato le mele. In Francia un chilo di mele costa 2,29 euro, mentre in Italia costa 2,65 euro. Per la verdura ho considerato i pomodori, cioè più o meno hanno lo stesso prezzo, circa sui 6 euro. Infine, il dato che mi ha colpito di più è quello del pollo. In Italia non ho ancora capito perché, ma il pollo costa la metà, infatti lo vendono a 8-10 euro al chilo, mentre a Nizza al Carrefour io lo compro a 19 euro al chilo. E questa differenza l'ho riscontrata anche quando vivevo in Germania e in Inghilterra. Se qualcuno sa il motivo, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Quindi confrontando questi prodotti possiamo capire che il prezzo della spesa è più o meno simile, tranne che per il pollo, che a Nizza costa il doppio. Vorrei aprire anche una parentesi sui prodotti freschi. L'Italia, e compreso anche Milano, è tra i top leader mondiali. Abitando all'estero, una delle cose che mi manca di più sono proprio questi prodotti. Infatti, quando torno, una delle prime cose che faccio è andare a comprare frutta, verdura, pesce freschi che l'Italia ci propone. A Nizza questa differenza si riduce tantissimo, perché essendo una città mediterranea, anche qui io riesco a trovare questi prodotti. Per la prima volta ho trovato una città che non mi fa mancare più di tanto i prodotti freschi italiani. Un altro punto di questo confronto è quello del mangiare fuori. In questo caso ho preso i prezzi di alcuni menù di ristoranti e pizzerie in centro a Milano e a Nizza e ho fatto la media. Dai dati si evince che una pizza margherita a Milano Centro si trova sui 10 euro, mentre a Nizza Centro andiamo sui 14-15 euro. Una pasta semplice al ristorante a Milano la paghiamo sui 14-15 euro, mentre a Nizza andiamo sui 18. E un secondo di carne a Milano siamo sui 20 euro, a Nizza siamo sui 24-25. E avendo vissuto sia a Nizza che a Milano, posso dire con certezza che mangiare fuori a Nizza è più costoso che a Milano. E in più Milano, essendo più grande, ha una varietà molto più vasta di ristoranti e pizzerie, mentre Nizza ne ha un po' di meno. E trovare una buona pizza di qualità italiana a Nizza può essere delle volte abbastanza caro. Però è un vantaggio che Milano non ha, cioè mangiare la pizza o andare al ristorante che si affacciano sul mare, sul lungomare, su paesaggi incredibili. A Milano per avere un'esperienza simile bisogna pagare molto di più. Ora passiamo all'ultimo punto di questo confronto, sono i trasporti. Nizza e Milano sono due città diverse perché Milano è molto più grande di Nizza ed ha una rete di trasporti molto sviluppata, ha diverse metro che collegano bene i vari punti della città. Nizza anche si difende bene perché essendo più piccola ha una linea di tram che connette il centro
con tutte le zone semicentrali ed è molto comoda. Però se qualcuno lavora più all'interno verso Sofia Antipolis è molto più comodo andare in macchina. A Nizza il prezzo di un biglietto del tram è di 1,70 euro, mentre a Milano si supera i 2 euro. Se si vive e lavora a Nizza si può fare a meno della macchina? Certamente sì. E questo avviene anche a Milano, perché se si lavora a Milano e si vive a Milano si può fare a meno della macchina. Quindi alla fine del confronto bisogna rispondere alla domanda: Nizza costa meno di Milano? Abbiamo visto che il costo degli affitti, dei trasporti e dei supermercati sono simili e mangiare fuori costa di più a Nizza. Però la domanda giusta è: se Milano ormai è arrivata ad avere costi paragonabili a quelli della Costa Azzurra, dove ottieni una qualità della vita migliore a parità di prezzo? Se ti offrissero lo stesso stipendio, andresti a vivere a Nizza o a Milano? Con gli stipendi che ci sono in Italia, è ancora sostenibile vivere a Milano? Ad alcune di queste domande risponderò nei prossimi video. Lascia un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensi. Ci vediamo al prossimo video. A presto!